non è descrivere, significa riuscire a interpretare quella situazione, quel progetto, quella proposta. La grossa capacità che lui, che riconosco nel campo dell'arte, è quella che vi accennavo prima, che è la capacità di mostrarsi, di mettersi in mostra. Per fare questo bisogna assolutamente credere ed essere coscienti di quello che uno sta facendo, di quello che è la sua proposta. E questo è l'insegnamento che dovete trarre nel vostro approccio progettuale. Se non credete in quello che fate, come abbiamo detto Valentina nella preghiera del mattino, bisogna sapere quello che vogliamo ottenere e riuscire a capire come farlo. Lascio la parola a Gianbacio che ci parlerà, visto che coincide con il nostro escursus progettuale, soprattutto con la fase in cui in questo momento dobbiamo cominciare, dopo Setting e Solving, ad affrontare l'atto creativo. L'atto creativo, abbiamo detto, ha bisogno di una grossa quantità di produzione, che è quello che fa Gianbacio. Produce una quantità enorme di opere di cui io non sono all'altezza di esprimere giudizi, ma ammiro la sua forza nel creare in continuazione. Quindi l'obiettivo di questa comunicazione è capire come lui affronta l'atto creativo non avendo vincoli di normativa, stranamente, essendo avvocato ha cercato la sua via di fuga. Noi invece dobbiamo guardare la normativa e tutte le seghe che ci danno. Grazie. Dopo ti concentriamo. Allora, devo fare una doverosa premessa, perché il mio processo poi artistico si è definito grazie ad alcune persone che definisco i miei maestri, poi in verità sono gli amici. Il mio debito di riconoscenza va nei loro confronti, perché tutte le volte che a un certo punto io farò il loro nome, seguirà questa frase: ti va bene testa di cazzo. Questo perché oltre al debito di riconoscenza, insomma, io gli devo l'avermi concesso, anche se consapevolmente, la libertà, che è quella di fare l'artista. Ora, in tutto questo che io dirò, che è una cacofonia di verbale, io spero che voi prendiate degli spunti di riflessione. Quindi, lui mi ha già presentato, sono avvocato, in verità sono uno che ha sempre voluto fare l'artista. Immaginate di avere dentro di voi delle pulsioni e magari di sapere, avere la fortuna di sapere qualcosa che io per tutta la vita insomma sapevo. Poi la vita mi ha portato altrove, mi ha sballottato un po' di qua, un po' di là, insomma ho trovato anche il tempo di diventare avvocato. Però spesso ci si trova davanti a un video, davanti a una strada, magari non la si prende perché un po' si ritiene troppo dura, perché poi magari si teme di non avere le forze per farlo. In realtà non tutti abbiamo il culo di nascere da un padre che è campione di motociclismo e una caccia alle rossi. Il destino lì punta addosso, non è che non fa nulla per scherzare. Sarebbe come se Gauguin fosse nato da Pablo Picasso. Non è che è stata 35 anni in banca. Dunque, allora, io ho fatto di recente una mostra e in questa mostra praticamente, si chiamava quello di pazzia, non so entrare nel discorso, ma c'erano dei quadri come stanno avanti? La grande primo Insomma, in questa mostra io ho fatto dei vari delle volte. Io non so perché a un certo punto mi era presa sta fissa del Don Quixote, ma veramente, perché poi alla fine io veramente creo senza saperlo, forse per dei processi inconsci che io non so neanche perché. Però poi alla fine ci penso ai quadri che faccio, perché poi è un trip creativo profondissimo. E alla fine insomma io ho capito una cosa, che
Don Chisciotte sono me, cioè non sono pazzo, adesso. Don Chisciotte praticamente era un vecchio che a un certo punto si infervola sulla cavalleria, cioè lui comincia a leggere un monte di libri sulla cavalleria, ma passa mesi, anni a leggere, cioè legge tutto quello che c'è da leggere sulla cavalleria. Tra l'altro Don Chisciotte poi è anacronistico come personaggio perché è del 1600, mentre invece i cavalieri sono del Medioevo, sono Carlomagno, sono stati del 1100, però a un certo punto questo capisce, no? È l'ingegnoso Hidalgo Don Chisciotte, quindi da ingegno, da creazione, da invenzione, per cui a un certo punto Don Chisciotte prende il padre, col cavallo, eccetera, poi conta Sancho Panza, insomma, penso che la storia la conosciate, però quello che è eccezionale è l'esistenzialità del Don Chisciotte nell'essere cavaliere, del tutto fuori tempo, del tutto fuori luogo, del tutto inadatto, ma a un certo punto lui si autoproclama cavaliere ed è un cavaliere e non c'è verso che non lo sia, perché nel secondo libro che Cervantes scrive, che peraltro non voleva neanche scrivere, ma a un certo punto lo scrive, Don Chisciotte alla fine muore perché si rende conto di essere non in un mondo di miti, ma si rende conto di essere in un mondo di uomini, per cui questo mondo è del tutto inadatto, per cui torna nella Mancia e muore. Ora ditemi se non è esistenzialismo questo, insomma, che a un certo punto quando uno capisce che il mondo gli casca addosso, che non c'è più speranza, lui muore. Questo è esistenzialismo puro. Ora non confondete l'esistenzialismo sartriano, che insomma è un termine un po' inflazionato, anche perché a me i francesi mi sono sempre rimasti in coppo cazzo. Immaginate l'esistenzialismo pasoliniano, che è il nostro, dove a un certo punto Pasolini dice proprio questo, che l'unico modo per fare l'artista, lo scrittore, nel caso di Pasolini, è esistenziale. Ora, ci sono due modi per fare gli artisti. Ci sono degli scopi che sono edonistici, metaforici, scopi assurdi, che per me è il vero non sense di fare l'artista. E poi ci sono invece delle categorie esistenzialiste, a tutti i livelli, è esistenziale, è come bere, è come mangiare, è come dormire. Senza si muore. Per cui essere poeta, scrittore, pittore, progettista non c'è. È un che faccia livelli e di creare emozioni. Come Sì, no, ma perché è un elemento costitutivo, Insomma, poi tutto intorno c'è un monte di studio, un monte di matematica, un monte di cose che va giù, che è un casino, che torna parlare. Insomma, adesso torniamo a questo concetto dell'esistenza. Un grande scrittore, Rainer Maria Rilke, a un certo punto riceve una lettera da un suo fan, diciamo, che ha l'ambizione di fare il poeta e chiede a lui, al grande scrittore, un giudizio sulle proprie poesie. E Rainer Maria Rilke risponde così: voi domandate se i vostri versi siano buoni, lo domandate a me, l'avete prima domandato ad altri, li spedite a riviste, li paragonate con altre poesie e vi inquietate se talune redazioni rifiutano i vostri tentativi. Ora, poiché mi avete permesso di consigliarvi, è il più grande scrittore di tutti i tempi, ma era umilissimo, Rainer Maria Rilke, vi prego di abbandonare tutto questo. Voi guardate fuori, verso l'esterno, e questo soprattutto voi non dovreste fare ora. Nessuno vi può consigliare o aiutare. Nessuno. C'è una sola via, entrate dentro voi stesso, ricercate la ragione che vi chiama a scrivere, esaminate se essa estenda le sue radici nel più profondo luogo del vostro cuore, confessateli se sareste costretto a morire quando vi si negasse a scrivere. Questo, anzitutto, domandatevi nell'ora più silenziosa della vostra notte. Devo io scrivere? Scavate dentro voi stesso con una profonda risposta, e se questo dovesse suonare consenso, se vi è concesso di affrontare questa grave domanda con un forte e semplice verbo, allora edificate la vostra vita secondo questa necessità. Thank you.